solito dedichiamo 2 minuti al silenzio, che è sempre presente e che ci permette di udire le parole come sfondo e che a volte può diventare invece la nostra principale fonte di attenzione. Quindi niente, siamo in silenzio, tranquilli, tutto quello che succede va bene. Per un po' molliamo un po' la nostra tendenza a voler controllare o fare le cose, lasciamo che quello che accade accada da sé, tutto qui. Non c'è un giusto o uno sbagliato, non c'è una tecnica, c'è semplicemente stare in silenzio e lasciare che le cose si manifestino spontaneamente. I pensieri, così come le percezioni, come il silenzio, appunto. Bene. Questa sera vorrei che esplorassimo insieme una domanda per cominciare. La domanda che ognuno potrebbe porsi è: che cosa ci faccio stasera qui a questo incontro? Cioè, che cosa mi ha spinto? Quale interesse mi porta qui, a questo incontro di questa sera? E beh, per fare un gioco linguistico direi che la parola interesse è molto interessante, se ci pensate. Intanto è fatta di inter, dal latino inter, che vuol dire tra, e esse, che vuol dire essere. Quindi vuol dire essere tra. Da un certo punto di vista, essere tra può essere visto dal punto di vista temporale, cioè trovarsi fra un punto di partenza e un punto di arrivo in un tragitto. Quindi c'è il significato di tendere verso qualcosa, di muoversi. C'è una dinamica nella parola interesse viene esposta una dinamica verso qualcosa. E poi dal punto di vista spaziale, essere tra vuol dire stare in mezzo, non stare di fuori e guardare le cose dal di fuori, ma essere implicati, essere coinvolti in qualcosa. D'altra parte, nel suo uso corrente, la parola interesse assume 2 significati molto diversi in realtà. Il primo si mostra quando diciamo per esempio: "Io provo interesse per qualcosa". Può essere un hobby, può essere lo sport, può essere lo studio, può essere il lavoro, può essere una persona. Provo interesse per qualcosa, ehm, significa che desidero entrare in un rapporto più profondo con qualcosa. Provo interesse e vuol dire che sono appassionato verso qualcosa che mi appassiona e che quindi, voglio, tenere sempre più in contatto con me e sviluppare insieme qualcosa. Il secondo significato invece, viene fuori per esempio da espressioni come: "Ma nell'affare che mi hai proposto, qual è il mio interesse?" Allora, in questo caso
Interesse vuol dire guadagno. Che ci guadagno io da questa cosa? E quindi vuol dire che da qualcosa io non provo interesse per qualcosa in sé, ma provo interesse per qualcosa perché ci devo ricavare un obiettivo. Questo è un po' quello che spesso ho chiamato la mente da commerciante del nostro ego, perché ha a che fare col nostro ego, con la nostra egoità, col fatto che noi ci viviamo come un io separato di fronte a un mondo desiderabile o minaccioso e cerchiamo di espandere il nostro impero egoico, inglobando le cose che ci sembra siano appunto facciano il nostro interesse, come si dice. Quindi vedete che sono due significati abbastanza diversi, perché nel secondo, nel significato di guadagno, non è l'oggetto che ho di fronte quello che mi interessa, è quello che ne posso guadagnare. Quindi, per esempio, non è il lavoro, non provo interesse per il lavoro, ma provo lavoro perché ne ricavo un guadagno, no? Non provo interesse per il capo ufficio come persona perché mi piace stare con lui, ma perché se entro in un rapporto amichevole mi aiuta a fare carriera. E invece nel primo significato, quando diciamo provo interesse per il lavoro oppure provo interesse per una persona, coincide con il fine, è fine a se stesso questo interesse, è un appagamento nell'essere in connessione con quello per cui provo interesse. Allora, visto questi due significati, tornando alla domanda iniziale, no? Che interesse provo? Qual è il mio interesse nel seguire, nel stasera, nell'essere qui? Ci possiamo chiedere se è un interesse del primo tipo o un interesse del secondo tipo o un po' e un po', perché non si escludono a vicenda, possono sommarsi tutti e due i significati. Per esempio, quando parliamo dell'interesse di secondo tipo, cioè vengo qui perché vorrei guadagnare qualcosa, possiamo pensare ad alcuni esempi. Per esempio, potrei passare un periodo nella mia vita in cui soffro di una grande solitudine. Non mi sento in contatto con nessuno, mi sento isolato, scollegato, come si dice, dai rapporti. E allora magari passare 2 ore insieme in un incontro come questo mi dà 2 ore di compagnia con persone interessanti, con conversazioni interessanti e questo mi fa sentire meno solo. Un altro esempio può essere quando magari io non mi sento un fallito perché non ho trovato un lavoro che mi dia un'indipendenza economica, oppure il mio lavoro è frustrante e umiliante e così ho una autostima sotto i piedi. Mi sento una persona non interessante, squallida, insignificante e allora però partecipare a un gruppo, virgolette, "spirituale" compensa un po' questo. Sì, non ho queste cose, sembro così, ma io sono uno che, pratica la spiritualità e questo mi risolleva un po'. Oppure, ancora, soffro di attacchi di panico, provo spesso un'ansia senza causa o soffro di fobia o sono un ossessivo e spero che se vado in un gruppo come questo di trovare un sollievo, una cura diciamo a questo. Forse un gruppo così mi può, far sparire questi sintomi. Naturalmente ogni volta bisogna un po' valutare se quello che facciamo è veramente il modo migliore per risolvere un problema, no, in questo caso magari una psicoterapia, sarebbe molto più efficace. Ecco, questi sono tutti esempi di che ci guadagno,
che possono, non c'è nessun giudizio morale, è da investigare, che cosa uno può ricavare di guadagno come obiettivo del proprio io, per stare meglio. Invece l'interesse per qualcosa, cioè il primo tipo, il primo significato, è: io vengo qui perché ho interesse per questo. E, come possiamo definirlo questo interesse per questo incontro? Ecco, un modo credo abbastanza, comprensivo è che io provo interesse per la ricerca della verità. Usiamo questa espressione. Vengo qui perché penso che qui possa in qualche modo trovare la verità. Ecco, e allora l'interesse per la verità è un interesse molto profondo, molto alto, però lo possiamo un po' investigare insieme. Che cos'è la verità? È chiaro che qualcuno di voi potrebbe rispondere: "Vabbè, ma se lo sapessi non starei qui", no, sono qui appunto per sapere che cos'è la verità. Ma non è proprio così, perché io non vi ho chiesto qual è la verità, vi ho chiesto che cos'è la verità. Po Voi potete essere qui perché cercate di sapere qual è la verità, ma se cercate la verità, dovete avere dentro di voi, in qualche modo, un'idea di che cos'è, se no non la cerchereste, no? Questo è un discorso che spesso faceva Platone per tante cose. In qualche modo la verità, deve essere presente dentro di voi nel momento in cui voi la cercate. Ecco, e allora che cos'è? Che cos'è la verità? Beh, possiamo procedere un po' anche per esclusione, cioè diciamo intanto che la verità non è una verità. Una verità, per esempio, ieri non è piovuto, oppure io ho 70 anni. Ecco, allora queste affermazioni possono essere vere o false. Se corrispondono a come stanno le cose, sono vere. Però una verità è sempre limitata a una specifica situazione. Ecco, è una verità, chiamiamola relativa, a una specifica cosa. Invece, quando diciamo che proviamo interesse per cercare la verità, stiamo parlando di una verità assoluta. E che vuol dire assoluta? Vuol dire che non riguarda una specifica cosa, ma riguarda la realtà come tutto. La verità è la verità del tutto. Questa è quella che ci implica, questa è quella per cui uno prova interesse, la verità della realtà tutto. In sanscrito, per esempio, la parola più usata per dire verità è satya. E la parola satya viene dalla radice sat, che vuol dire essere. Quindi la verità è una qualcosa che coincide con la realtà, con l'essere. Ecco, quindi in qualche modo la verità è un'espressione del tutto. Ed è un'espressione in senso sia soggettivo che oggettivo, nel senso che è un'espressione del tutto perché cerca di esprimere il tutto ed è, come tutte le altre cose, un'espressione del tutto, nel senso che il tutto si esprime attraverso la verità.
nei due sensi. La verità esprime il tutto, indica il tutto, e nello stesso tempo il tutto si esprime attraverso la verità. Ecco, ora molto spesso quindi pensiamo che la verità sia conoscere il tutto, conoscere la realtà. La verità, usando con la V maiuscola, la verità del tutto è conoscere la realtà del tutto. Ma è possibile? Perché conoscere passa attraverso concetti. Il pensiero è fatto, conoscere col pensiero è usare concetti. I concetti sono collegati a parole, al linguaggio. Ora le parole e i concetti sono sempre riferiti a qualcosa di limitato. Quando noi diciamo un nome, diciamo mela, escludiamo che sia carciofo o albero o automobile, no? Quindi, come spesso è detto in latino, omnis determinatio est negatio, cioè ogni volta che noi usiamo una parola per definire, cioè definire, finire, cioè mettere un confine intorno a qualcosa che diventa finito. Ogni volta che noi definiamo con una parola qualsiasi cosa, questa cosa si contrappone a tutte le altre definite in modo diverso che non sono quella cosa. Quindi l'uso dei concetti che si basa sull'uso del linguaggio e delle parole può solo maneggiare elementi definiti, cioè limitati. Cioè non potrò mai conoscere il tutto. C'è il concetto di tutto, sì, ma non ci dice niente. Non è che ovviamente quello la verità, come la parola acqua non ci dice niente di che cosa significa bere un bicchiere d'acqua fresca quando si ha sete, no, o nuotare. Ecco, e quindi per conoscere il tutto, e comprenderlo sarebbe necessario usare un linguaggio infinito, ma il linguaggio è per sua natura basato sulle definizioni, cioè su pezzi di aspetti della realtà limitati dalle parole. E quindi come facciamo a conoscere il tutto? Anche se mettessimo in fila tutte le parole che conosciamo, tutto questo sarebbe all'interno di un tutto che trascende enormemente tutto soltanto le cose che possiamo nominare, no? Pensate solo nella vostra. Come fate a nominare il sapore di un piatto di pasta e fagioli? Cioè è impossibile. Quindi, la verità del tutto non si può conoscere attraverso il pensiero. E infatti molti ritengono che questo non sia possibile, che non si possa conoscere. Viene detto: la conoscenza è soltanto un gioco intellettuale del pensiero. No, questa verità bisogna averne esperienza diretta. Ma anche questa rischia di diventare una retorica, perché che cos'è un'esperienza? Le nostre esperienze come sono fatte? Sono anch'esse esperienza di qualcosa che proprio perché è una forma definita non è qualcos'altro. L'esperienza di un suono acuto non è l'esperienza di un suono grave. L'esperienza di un colore rosso non è l'esperienza di un colore azzurro. E quindi ogni volta che noi facciamo una esperienza, noi escludiamo tutte le altre. E allora come facciamo ad avere esperienza del tutto?
L'esperienza stessa per essere fatta deve essere finita. Come facciamo a avere esperienza dell'infinito? Eh, e allora se non la possiamo questa verità che noi cerchiamo, la verità del tutto, se non la posso conoscere col pensiero, se non ne posso avere esperienza, che ci sto a fare qui? E allora facciamo usiamo una metafora che ci può portare avanti. Allora, vedete? Vedete, si legge bene quello che c'è scritto? Ok. Allora, noi abbiamo 2 più 2 uguale 4, 2 più 2 uguale 7. La prima è una verità, ovviamente è vero che 2 più 2 fa 4. La seconda è una non verità, è falso, perché 2 più 2 non fa 7. Abbiamo anche una terza possibilità. Leggete bene? Si legge bene? Vero o falso? Qui non possiamo dirlo, perché dipende dal contesto. È chiaro che se noi lo leggiamo nel contesto dell'aritmetica, 2 più 2 non fa 22, quindi è falso. Invece, se noi per esempio usiamo un contesto diverso, tipo che stiamo formando una serie di elementi, allora se aggiungiamo questo 2 a quell'altro abbiamo 2 2 appaiati. Sono l'inizio di una serie, capite? E allora è vero. Se aggiungo un 2 a un altro 2 in una serie di elementi discreti, ho 2 2. Quindi questo terzo caso non è né vero né falso così com'è, perché ha bisogno di un contesto per essere definito e quindi è un indecidibile, diciamo così. Ora, tutte queste appartengono a una verità, ognuna di queste è una verità o una non verità, va bene? Perché sono specifiche. Io avrei potuto usare 4 più 4 uguale 8, avrei potuto usare un'altra cosa, no? Quindi ognuna di queste rappresenta una verità o una non verità o un indecidibile. Qual è la verità? La verità del tutto, ovviamente, è il foglio. Il foglio è ciò su cui, anzi, che appare come, perché quello che ho scritto ovviamente non è sul foglio, è sempre il foglio, no? Quindi nel foglio appaiono indifferentemente le varie singole verità e falsità e gli indecidibili. Il foglio può esprimersi in tutti questi modi diversi e tutti questi modi diversi rispetto al foglio sono reali, quindi sono veri, appaiono. Quindi la verità che in questa metafora coincide con il tutto è il foglio. E questo foglio può apparire come verità o falsità e ambedue sono vere dal punto di vista della realtà con cui appaiono nella verità, perché appaiono, anche la falsità appare, è falsa dal punto di vista del contenuto, ma è vero che c'è, vedete? C'è e in questo senso è vera. È questo quello che fa la verità. Rimane costante perché coincide con la realtà del tutto,
e appare come qualsiasi cosa, compresa la non verità, che dal punto di vista della verità con la V maiuscola è del tutto indifferente se sia vera o falsa, perché appare. E allora la verità viene a coincidere con la realtà in un modo tale per cui non la puoi conoscere attraverso i concetti, il pensiero, ma la puoi riconoscere in ogni conoscenza, non per quello che riguarda il suo contenuto, ma per il fatto che appare. Non ne puoi avere esperienza, ma la esperisci continuamente, in ogni esperienza che fai, vera o falsa che sia. E quindi in qualche modo non la puoi raggiungere perché ogni tentativo di raggiungerlo è già, nel momento in cui appare, ciò che stai cercando. Il tuo tentativo di raggiungerlo, il tuo pensiero che non l'hai ancora raggiunto sono falsi, ma sono reali, nel senso che anch'essi non sono altro che la verità come appare in questo momento. E quindi non solo non la puoi raggiungere, ma non la puoi mai mancare, non puoi mai in nessun momento esserne fuori. E ovviamente non esiste nessun modo per raggiungerla perché la sei sempre. Ecco il significato profondo della frase di Krishnamurti: "La verità è una terra senza sentieri". È una terra che comprende tutti i sentieri. Alcuni sono vicoli ciechi, altri ti portano in bei posti, in bei luoghi, ma ogni passo che fai sei nella verità, nella terra della verità, dove si può dire: qui, adesso, non c'è un io, ma c'è solo la verità. E come puoi perderla? Bene, io a questo punto preferisco lasciare spazio alla nostra dialogo al nostro dialogo, o al silenzio, come preferite. Se avete osservazioni, riflessioni, dialoghi. Ciao Mauro, buonasera. Buonasera. Mi senti bene? Benissimo. Ottimo, perfetto. Intanto ti ringrazio per la chiarezza con cui ti esprimi e con cui, diciamo, il tuo apparire mi rende, mi rende gioia e mi colma, questo sempre. Volevo fare due domande. La prima un po' si riallaccia in qualche modo a quello che hai detto, no? E, riprendendo un po' la metafora che viene spesso fatta, no? Dello schermo e delle immagini che ci scorrono sopra, no? Se è vero, come è vero, che noi siamo lo schermo, che siamo intoccabili rispetto alle immagini che ci scorrono sopra, visti un po' i periodi, ma vista anche la quotidianità e quello che diciamo tendenzialmente accade, che bisogno c'è di preoccuparsi se, voglio dire, succedono delle cose, fra virgolette, "brutte"? O meglio, anche queste verità, come le chiamavi tu, che, molto spesso è il nostro giudizio, il nostro pensiero a condannare in quanto brutte, cose che non vanno, eccetera, alla fine sono parte di un film e per quanto ci riguarda sono intoccabili, no, cioè non ci toccano, meglio, scusami. E quindi ogni tanto mi domando, cioè osservando questa realtà, mi chiedo, okay, va bene, succede, ci sono delle morti, delle disgrazie, come c'è la bellezza di un'alba, c'è il bello e il brutto per come lo possiamo giudicare, però questo è talmente equilibrato che dal mio punto di vista trovo, qualche volta, quasi superfluo identificarmi soprattutto nella negatività che va oggi per la maggiore, no,
E mi chiedo quanto questo invece, dall'altra parte, non sia rischioso dal punto di vista invece di anestetizzarsi. Cioè un po' come dicevi nell'esempio, mettere, no, il ghiaccio, quindi essere un osservatore freddo che guarda questa cosa, che quindi forse anche per paura se ne vuole tener fuori. E questa è una domanda. Non so se vuoi rispondere adesso, poi ti faccio l'altra, come preferisci? Vabbè, no, fammi l'altra, poi Okay. L'altra invece riguarda un po' le memorie, no, i ricordi, che appartengono, diciamo, all'esperienza passata. Oggi leggevo una bellissima frase che il ricordo è il cadavere di un'esperienza da cui è scomparsa la vita, ed è bellissimo, no, ehm, però, se io nel momento in cui io vivo adesso un ricordo, per me questo è una realtà, per quanto un ricordo sia un'illusione. Ora, accade che alcuni ricordi ehm, si ripetano e siano molto intensi rispetto ad altri, cioè aggancino dentro di noi delle sensazioni. Per esempio, sono molto nostalgico, non so se vado in un posto dove ero stato con una mia amata, per dire, oggi a distanza di anni non riesco a oggettivare il luogo, ma mi si riattiva ancora questa memoria del ricordo nel presente, e talvolta questa intensità di ricordo, ehm, nel suo apparire intenso, mi è un po', difficile da gestire, cioè difficile da sopportare, no, e quindi tendenzialmente cerco di evitarlo. Però la domanda è: ma perché continua a essere così intensa, pur essendo passato 1 anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, quelli che sono? Ecco, ti ringrazio per le risposte. grazie anche delle domande interessanti. Allora, ehm, per quanto riguarda la prima domanda, ehm, dipende molto dal livello di identificazione o non identificazione della coscienza con il corpo mente. Voglio dire che, come capita spesso, noi, pur essendo lo schermo, siamo anche il film. Noi non siamo solo lo schermo, non siamo uno schermo bianco, vuoto. Noi siamo uno schermo che diventa e appare come film, e il film è pieno di azioni, di emozioni, eccetera. Parte del film, sono, il corpo e la mente. Se tu ci pensi, le nostre quotidiane preoccupazioni riguardano il 99% il corpo, cioè il corpo mente. Questo perché avviene, una identificazione dello schermo con il film, cioè della coscienza che osserva tutto questo con ciò che viene osservato. Una identificazione vuol dire, vivere le cose come se tutta la totalità di quella luce che chiamiamo coscienza si esaurisse in ciò che viene osservato. Non è che esiste una coscienza separata da ciò che viene osservato, sono due facce della stessa medaglia, ma la coscienza come luce, eccetera, non si esaurisce del tutto in ciò che viene osservato. Come il mare è le onde, ma non si esaurisce solo nelle onde perché c'ha anche delle profondità marine, che non si possono dire separate dalle onde, perché il mare è uno. Allora, l'identificazione è quando io credo che il mare sia soltanto le onde, che la mia coscienza si esaurisca nei moti del corpo e della mente. In questo è chiaro che allora, siccome la coscienza è la parte più essenziale che noi intendiamo quando diciamo io, perché quando diciamo io noi intendiamo il corpo, la mente, ovviamente, sono vecchio, sono giovane, sono stanco, sono allegro, sono triste, questo è corpo-mente, però dietro quando dico io intendo quello sguardo su tutto, no? Ecco, allora siccome quando diciamo io la parte più essenziale è la coscienza, allora quello che succede se noi pensiamo che si esaurisca nel corpo-mente sarà che tutto quello che succede al corpo-mente succede a me, e quindi l'angoscia per esempio della morte. Allora,
In questa situazione a volte è possibile che avvenga una disidentificazione della coscienza dal corpo-mente. Questa disidentificazione vuol dire la caduta di quell'idea che io mi esaurisco solo nel corpo-mente, non vuol dire che io mi tiro indietro e sono separato dal corpo-mente, perché noi possiamo disidentificare lo schermo dal film, ma sappiamo bene che non lo puoi separare dal film. Ecco, allora, se avviene questa disidentificazione, accade che da un lato è come se nel profondo scopro di essere una presenza che è sempre adesso e per la quale è del tutto irrilevante quello che succede al corpo e alla mente. Sono del tutto irrilevanti gli alti e i bassi della vita, sono del tutto irrilevanti le gioie e i dolori, perché questa presenza non va mai via ed è di per sé quel silenzio che dicevo prima sta dietro a tutte le parole, quella pace che è dietro a tutte le angosce, a tutte le... Quindi c'è un punto, la profondità del mare, per il quale è del tutto irrilevante se in superficie ci sono delle onde terribili e delle tempeste terribili, perché lì regna una quiete profonda. Questo fa sì, siccome è una visione ovviamente non è una visione che sta oltre l'idea di essere un io separato. Fondamentalmente l'io separato è il corpo e la mente, no? Allora, se tu vivi una presenza, senti la risonanza di una presenza che non è rinchiusa, catturata all'interno di questo io separato che non c'è, allora le cose che accadono in superficie, cioè al corpo e alla mente, accadranno non più con un io che cerca di risolvere i problemi, di controllare, di fare, ma accadranno da sé. Esatto. Ora, le cose che accadono da sé, oltre l'io spontaneamente, si prendono cura del corpo e della mente. Quindi il corpo e la mente continuerà a, per esempio, le emozioni hanno una loro funzione, un'emozione di paura che non ti crea semplicemente una paralisi, eccetera, ti mette in allarme perché c'è una situazione magari di pericolo per il corpo, no? Quindi voglio dire, tutto ciò che accade al corpo-mente quando viene reso trasparente l'io separato, accade da sé e ci sarà ancora rabbia, paura, fuga, attacco, eccetera, però tutte queste cose, se accadono da sé, accadono in una maniera più armonica rispetto a tutto il resto. Ecco, quindi da questo punto di vista noi potremmo avere contemporaneamente, così come contemporaneamente dicevamo, no? C'è da un lato lo schermo che non si muove mai e dall'altro nello stesso tempo il film che è lo schermo stesso che si muove in cui le cose si muovono in continuazione. Se avviene una risonanza di questa presenza che non se ne va, succede che praticamente da un lato contemporaneamente avvengono due cose che per noi sono opposte, cioè da un lato verrà un corpo-mente che si preoccupa di risolvere i suoi problemi al meglio e nello stesso tempo un altro aspetto più profondo per il quale è del tutto irrilevante se vinci o se perdi, se fallisci o se sei bravo o se hai sbagliato. Oh, questo è il caso in cui tu senti questa risonanza oltre l'io. Nel momento in cui invece prevale l'identificazione della coscienza col corpo-mente, per cui noi siamo attaccati all'idea di essere un io separato, va bene? Allora questo può succedere che l'io separato, siccome essere un io separato porta con sé sempre un senso di mancanza, di incompletezza, per il fatto stesso che sei separato dal tutto, ti manca il tutto, perché finché noi
non abbiamo abbracciato l'infinito, saremo sempre perseguitati dalla sensazione di essere tagliati fuori e incompleti e magari indegni di quella completezza che cerchiamo. E allora che cosa succede? Che l'io non solo si trova imprigionato nei suoi limiti, ma cerca paradossalmente di superare questi limiti, che sarebbe come cercare di sollevarsi tirandosi su per il bavero della giacca, naturalmente, perché più l'io fa qualcosa, più continua, più conferma la sua esistenza. E allora in questi suoi tentativi sente parlare di qualcosa che sta oltre, di una coscienza che sta oltre, di una presenza più profonda e fa finta di essere in contatto con tutto questo e usa tutta questa serie di concetti che sono solo concetti, sono solo parole ovviamente rispetto alle cose come sono, li usa come una specie di grande meccanismo di difesa in cui dice ma io sono immortale, sono fuori del corpo-mente, a me che mi importa del corpo-mente? E crea il dualismo, crea una distanza. Siccome io il corpo-mente non lo posso controllare in nessun modo, perché nessuno può controllare né i propri pensieri, né le proprie emozioni, né le proprie azioni, che avvengono sempre da sé, però fa finta di farlo e quindi viene costantemente frustrato dal fatto che poi le cose non vanno come noi vorremmo, allora dice, vabbè, ma io no, io sono la inattiva coscienza e chi se ne importa. Ora, funzionasse, va bene, ma non funziona, perché a livello di corpo-mente c'è un continuo movimento e se il corpo è minacciato e sofferente, cerca inevitabilmente il modo di evitare la sofferenza. Mi viene in mente un episodio che viene raccontato, un aneddoto che viene raccontato nella vita più o meno fantasiosa di Shankara, il quale insisteva molto sul fatto che Maya, cioè il mondo in cui noi viviamo, è illusorio rispetto alla vera realtà, che, dove non c'è né nascita né morte. E allora un re che amava sfidare in qualche modo diciamo, i saggi, eccetera, fece aizzare un elefante contro Shankara e così la situazione era che Shankara scappava inseguito da questo elefante e allora il re, mentre scappava, gli disse: ma come? Tu dici che tutto è illusione, pure l'elefante è illusione, perché scappi? E Shankara disse: ma perché anche io sono un'illusione. Che sembra una barzelletta, ma ha una sua verità. Nel mondo illusorio ci sono delle regole e non c'è niente di male a seguirle, così come in un sogno è un sogno, io posso pure capire che è un sogno, ma se viene avanti uno che mi vuole dare una spadata in fronte, scappo, capito? Anche se so che è un sogno. La seconda riguarda appunto il funzionamento del corpo-mente e non è vero in realtà che capisco la citazione bella, la memoria, le memorie come dei cadaveri, no? Eccetera. No, perché la memoria ancora i meccanismi per cui funziona sono molto misteriosi, ancora ci sono varie teorie diverse su come, dove sta, come viene accumulata la memoria e così via, ma sicuramente, almeno per come vediamo, esiste una memoria cognitiva, ma esiste una memoria emotiva. Per esempio, nella psicoanalisi si sperimenta spesso la rimozione di un trauma, cioè immagina che uno nell'infanzia ha subito un abuso in qualche modo e che l'esperienza è stata così traumatica che questo abuso è stato rimosso. Per cui tu non te lo ricordi, poi hai altri sintomi, ti verrà una fobia, eccetera, ma non ricordi niente di quello che è successo. Ma ci sono casi diversi in cui tu ricordi perfettamente quello che è successo, ma non provi nessuna emozione nel ricordarlo.
Cioè in quel caso non è stato rimosso il ricordo, è stata rimossa l'emozione che lo accompagnava perché era troppo forte. E allora magari ci vuole del tempo per cui quell'emozione possa venir su. In altri casi è ancora diverso. Per esempio, io non so come funziona, ripeto, la memoria, ma è sicuramente da un certo punto in poi assume un certo ruolo l'aspetto cognitivo, cioè il fatto che noi usando il linguaggio ricordiamo anche in base al nostro linguaggio, a quello che noi possiamo descrivere. Quindi i ricordi che il bambino ha prima di imparare a parlare sono diversi, sono ricordi fisici, emotivi, ma non cognitivi e quindi possono venir su in modi completamente diversi. Però, insomma, io credo che la domanda del perché succede che noi siamo visitati da ricordi molto carichi, intensi emotivamente, beh, penso che il motivo è un naturale tentativo del corpo-mente di integrare qualcosa accaduto nel passato, in corrispondenza di quei ricordi, e che la nostra piccola coscienza, non la coscienza di cui parlo, la coscienza quella quotidiana, non riesce ancora a integrare, perché magari sono... Quindi ci sono cose, diciamo, irrisolte del nostro passato, emotivamente, eccetera, che hanno ancora bisogno di essere elaborate. Non è un caso, per esempio, che quando si parla di traumi di guerra, spesso chi ha questi traumi tutta la notte non fa ogni notte che risognare continuamente quell'aspetto traumatico. Perché? È evidente, quando anche i bambini per apprendere che fanno, ripetono continuamente le cose, cioè la psiche cerca di riproporre continuamente quello che non è stato metabolizzato o digerito, nella speranza che ripetendolo la coscienza piano piano, l'io cosciente, possa digerirlo e integrarlo. E non sempre succede se non c'è un aiuto in tutto questo. E nello stesso tempo tu hai menzionato anche la nostalgia. Sì, Ecco, io credo che molto spesso anche il ruolo dei ricordi ha a che fare più in generale, questa che ho detto prima è una questione proprio di natura della mente e del corpo che funziona così, ma diciamo più in generale, come dicevo, il fatto di essere così convinti che noi siamo un io separato da tutto il resto e quindi limitato ci fa sentire incompleti, mancanti di qualcosa. Questo senso di mancanza ci segue come un'ombra e allora, a volte emergono come nostalgia dei ricordi in cui noi magari siamo stati per qualche tempo felici. Ora, la felicità non nasceva in realtà, o non nasce quando noi proviamo questa felicità, non viene dal fatto di raggiungere, esaudire un desiderio sì, e raggiungere una cosa, ma dal fatto che proprio perché noi esaudiamo un desiderio e abbiamo quello che cercavamo, che desideravamo molto, ora desiderare che vuol dire? Che ti manca qualcosa, no? Finché tu desideri qualcosa ti manca. Quando la raggiungi non ti manca più. E allora in quel momento, siccome tu la desideravi molto quella cosa, quella cosa era diventata come il simbolo di tutto ciò che che ti manca, no? E quando sei innamorato pazzo di una persona, ti sei preso una cotta, tu tutta la tua vita si restringe a quella cosa, come se quella persona riuscire a starci insieme significherebbe che non ti mancherebbe più niente. E allora ecco che nel momento in cui un desiderio forte si realizza, scompare e hai il sapore di uno stato senza desiderio. Uno stato senza desiderio vuol dire che in quel momento, per un po',
non ti manca niente. Dice, sto bene così, non mi manca niente. E allora, quando scompare questo senso di mancanza e viene un senso di completezza, momentaneo per quanto sia, insomma, emerge da sotto il sapore della completezza, che è sempre lì, che gli indiani chiamano Ananda, e che è la felicità, quella che noi chiamiamo la felicità. La felicità viene da un senso di completezza che noi nella vita sperimentiamo ogni tanto, quando un grande desiderio si esaudisce, oppure anche senza desiderio, a un certo punto stiamo in una situazione e all'improvviso per un po' non abbiamo bisogno di niente, sentiamo che non ci manca niente, allora ecco che la felicità emerge. Allora, se abbiamo bisogno di ricordare nostalgicamente momenti di questo genere, di completezza passata, è un sintomo evidente del fatto che ancora stiamo facendo i conti con l'idea di essere un io separato. Grazie. Posso? Certamente. Visto che c'è questo silenzio. Allora, io ho capito perfettamente a livello razionale il discorso dello schermo, del film o di quello che ci accade. Ho capito perfettamente il discorso di coscienza, di presenza che va oltre il corpo-mente. Pur tuttavia, non sono mai riuscita a percepire, quindi fare esperienza, anche minima, di questa comprensione, non so come la vogliamo chiamare, che mi piacerebbe tanto fare, perché comunque, almeno nel mio caso specifico, c'è il discorso corpo che è molto dominante, nel senso che sono stata colpita da una malattia importante un paio di anni fa, molto importante, e è anche una malattia che non lascia scampo, quindi non dico che inevitabilmente, visto che nessuno ha scritto o scriverà il proprio futuro, e però diciamo che è una malattia che è recidivante, per cui prima o poi o durante, e tutto questo per dire, non tanto per puntare i riflettori sulla malattia, che è comunque un tumore del sangue, ecco, tanto per definire almeno parzialmente quello che è. Ecco, dicevo e sottolineo, è molto difficile perché veramente avrei interesse, ma interesse in tutti e due i sensi, insomma, nei due sensi che tu prima hai definito, ma non escludo quello di guadagno, perché non c'è veramente niente di male nel guadagnare qualcosa da una comprensione profonda. E mi piacerebbe molto trascendere, no? Questo corpo-mente. Diciamo che prima della malattia non avevo fatto esperienza, ma tantomeno mi sento di poterla fare adesso, o comunque mi sembra molto difficile, un miraggio, cioè non voglio escluderla a livello razionale perché chiaramente non è utile a nessuno non mettere limiti, però di fatto non mi ci sento dentro, ecco, dentro questa coscienza, presenza che va al di là di quello che uno è, perché me lo sono sentito ripetere miliardi di volte, no? Che io, cioè la mia vita, non è la malattia, la mia vita non è questo, la mia vita non è quello. Devo dire che non riesco a prescindere da quest'idea, no? Che sia un'idea di recidiva di malattia o tanto più un'idea di morte con la quale il rapporto è sempre molto difficile e comunque mi sento molto lontana da un discorso di consapevolezza della vita nel senso profondo e di presenza e coscienza. Ecco, tutto qua. Non è una domanda da poco, però ho visto che c'era uno spazio, così ho pensato di inserirmi. Sì, hai fatto benissimo.
Dunque, come ho detto, cioè questa cosa che abbiamo chiamato presenza o verità, eccetera, non è qualcosa che si può conoscere. Tu hai detto io ho compreso bene tutte queste cose, no? Ecco, questo ha un suo valore, la comprensione ha un suo valore, ma non è la chiarezza. La luce della chiarezza non ha una forma. Allora, quando succede che la luce della chiarezza comincia in modi veramente poco prevedibili a intrufolarsi nella vita di una persona, il suo riflesso sulla mente noi lo chiamiamo comprensione. E la comprensione può aiutare molto, no? Può aiutare molto a ridurre tante forme di sofferenza che si possono ridurre, ma non ha il potere della chiarezza perché è solo un riflesso della chiarezza sulla mente. Ora, quindi quindi la comprensione è utile, è importante, ma una volta che tu hai detto ho compreso bene, no? Certe cose, e allora è arrivato il momento di lasciare andare tutta la comprensione che puoi e di inoltrarti in un ignoto dove tu non sai. Dove non sai. E questo vale anche per l'esperienza. Come dicevo, tu puoi fare esperienze di tutto, ma sempre esperienze singole che escludono altre esperienze nel momento in cui le fai. Ecco, visto che tu hai cercato, ma questa esperienza della presenza non l'hai trovata, va bene? Allora è il momento di lasciare andare tutte le esperienze e di vedere qual è la sorgente di tutte le esperienze, che non è un'esperienza. Perché vedi, tu puoi fare esperienze nella tua vita quotidiana, puoi fare esperienze della tua malattia, della paura della morte, queste sono tutte esperienze che vanno e vengono, immagino nella tua vita quotidiana, a volte viene questa onda di ansia, altre volte invece sei assorta da una cosa bella, vedi una bella giornata, un fiore, eccetera. Quindi le esperienze si succedono naturalmente, ma la presenza che sei veramente tu non è un'esperienza, come può l'esperienza cogliere la sorgente di tutte le esperienze? Come può una comprensione, comprendere la sorgente di tutti i pensieri? Allora, i pensieri, le comprensioni, le esperienze a quel punto diventano una barriera. Solo quando sono lasciate andare, ma non è una cosa che puoi fare volontariamente, ma a un certo punto possono essere lasciate andare. E quando collassano, la risonanza di quella sorgente diventa più evidente. E quando succede questo, ti assicuro che uno si meraviglia di non essersene accorto prima. Se io ti chiedo, tu in questo momento sei sicura di esserci, di esistere? Che mi rispondi? Sì. Allora, la domanda sei sicura di esserci è fatta di un pensiero, è fatta di parole. Il sì che hai detto è fatto di parole. Ora ti chiedo che cosa è successo in quel momento, dopo la domanda, prima che tu dicessi sì,
quando qualcosa è andato a verificare se ci sei o no. Cioè, ci hai dovuto pensare, hai dovuto rifletterci, oppure in quel momento la tua presenza è diventata evidente da sé, senza che la cercassi. È evidente, perché io sono, quindi ho risposto con sicurezza, senza ombra di dubbio. Questa certezza, capito, viene prima del pensiero, perché se tu prima non ci sei, come fai a pensare? Come fai a dire sì? Ecco, questa presenza misteriosa, che è l'adesso, sei tu. Sei tu, e questa presenza non va e non viene. E dal punto di vista di questa presenza, di questo adesso, dove finisce l'adesso? C'è un punto in cui tu ti accorgi che il tuo adesso è cominciato, c'è un punto in cui ti accorgi che questo adesso è finito, o per quanto tu possa vedere il tuo esserci, c'è sempre. Allora, questi sono pensieri, parole, ovviamente, ma quell'esserci che io a volte chiamo autoluminoso, che balza fuori quando uno si chiede ma io ci sono, non è che lo devi cercare. Quello che tu sei non è un oggetto che la mente possa mettersi di fronte, perché la mente stessa viene da lì. Allora, queste, ripeto, sono parole. La tua impressione può essere che a volte questa presenza è più vivida e a volte sembra che se n'è andata, ma sei tu che vai, è il tuo io separato che va e viene, non è la presenza che sei, come quando diciamo che vengono le nuvole e allora diciamo che il sole è andato via, ma il sole non va e non viene, sono le nuvole che vanno e vengono. E le nuvole ovviamente sono il corpo, la mente, le malattie, i pensieri delle malattie, i pensieri della morte. È ovvio, ma è normale, come hai detto tu, è del tutto naturale che ci siano gli alti e i bassi, che uno gli sembri in certi momenti di non percepire più niente di bello o di utile, che uno si sente a volte una foglia al vento, sballottato qua e là da mille cose, no? E poi quello che succede a volte, soprattutto per chi ha ha una malattia per cui sa che come tutti dovrà morire, ma quando ti viene una malattia di questo genere, poi magari campi molto più di altri che non ce l'hanno, però quando ti viene una malattia di questo genere, come posso dire, il pensiero della morte insomma diventa più, no? Viene mal di stomaco, te si contrae lo stomaco, cioè possono succedere tutte queste cose. Allora, quello che noi facciamo a volte quando succede questo è pensare che noi non siamo abbastanza bravi per poter, che dovremmo essere impassibili e, come dire, a me se vivo o muoio non mi scuce un baffo, ma questo non è reale né umano, cioè, e non esiste l'essere bravi o no. Ricordo un mio amico che insegna tuttora una forma di meditazione vipassana, eccetera, che a volte chiedeva nei gruppi, diceva come muore un liberato, come muore una persona liberata. E allora tutti quanti stavano a pensare come moriva un liberato. Lui dice muore così. Ah! Cioè, come muore un liberato? Morirà come muore, ognuno ha il modo suo di morire. Cioè, ma non esiste un modo buono, cioè un modo bello o un modo brutto. Può esserci un modo più di maggiore sofferenza o meno sofferenza. Quello non dipende da noi, dipende da quella carambola che è il corpo, la mente. Dice sì, ma se la mente è più rilassata, il corpo soffre meno. È vero. Ma siamo noi in grado di rilassare la nostra mente in una situazione di emergenza, oppure a volte succede e a volte non succede? E allora occorre lasciare andare tutte queste idee di non essere abbastanza bravi, che dovremmo affrontare le cose in un modo diverso e cominciare a vedere quello che c'è, aderire a quello che c'è adesso. Sono triste, sono impaurito, ok, ma insieme col triste, con l'impaurito, eccetera,
E piano piano emerge anche l'evidenza di quello, ma ci sei? Sì, senza dubbio, una presenza che è sempre lì e senza la quale né gli alti né i bassi potrebbero manifestarsi. E questa non è una cosa che uno deve pensare, ci può costruire sopra una teologia o una filosofia. Accade, così come accade, immagino che nella nostra vita ci sono momenti in cui l'io separato è più presente, ci sono momenti in cui scompare. Quando andiamo a dormire, entriamo e non sogniamo, entriamo nel sonno profondo senza sogni, per un po' l'idea di essere separati scompare completamente. Ecco perché la mattina ci sentiamo rigenerati e certo non ne abbiamo paura, anzi andiamo a dormire volentieri, no? Quindi l'io va, viene, anche quello fa parte come le cose scritte sul foglio, anche quella è un'espressione del foglio. Ecco, e allora se siamo più aderenti in qualche modo soltanto alle cose che accadono da sé, senza dare peso, perché poi ci giudichiamo, eccetera. Vabbè, non è che non ci dobbiamo giudicare, perché questo è un altro giudizio. Ci giudichiamo, anche quello succede, è un'altra cosa che sta sul foglio, ma il foglio rimane e tu sei il foglio. Concludo con una battuta di un non dualista che dice, che mi piace, la dico spesso perché la trovo molto divertente, cioè lui dice, noi cerchiamo con tanta grinta la liberazione in vita dall'io separato, ma quando uno muore, così come quando si va a dormire, l'io separato scompare. E allora perché ci diamo tanto da fare comunque a liberarcene durante la vita? E lui risponde perché è più chic. Comunque, senti, se avessi così idee, eccetera, siccome tu conosci le cose di mindfulness, hai fatto qualcosa sulla mindfulness? Conosco, ma non ho fatto. Guarda, è molto vario, dipende da chi la fa. Si può fare in una maniera del tutto superficiale o puoi trovare persone con cui invece, ripeto, pur essendo una pratica, però poi quello che succede va oltre la pratica. Allora, se ti va, c'è un libro scritto da un mio carissimo amico che stimo molto e che fa dei gruppi, lui sta mi pare a Modena lo fa, non so che, insomma, fa dei gruppi in un ospedale con persone che appunto hanno un problema di tumori, magari che gli sono ritornati, oppure fanno dei gruppi. E descrive un po' quello che succede in una maniera che io trovo con molti aspetti non dualisti e ben profondi nell'animo umano. Adesso ti dico il titolo perché un attimo, se ti va leggilo perché è bello e può essere un aiuto, questo oppure contattare persone così, insomma, ecco, si intitola Un respiro alla volta. Lui si chiama Roberto Ferrari. Sì. E si intitola Un respiro alla volta, casa editrice Pendragon. Ora, a me è piaciuto molto, devo dire. Poi siccome lui è un etologo, alterna dei bei capitoli sugli animali. Per esempio, c'è un capitolo dedicato agli sguardi dei gatti. E così è una cosa molto bella perché tocca, cioè io ripeto, a volte cioè non mi convince la mindfulness perché è presa da una nobile tradizione meditativa buddista, però poi spesso è un po' fatta all'acqua di rose così. Ci sono però alcuni che sanno andare in profondità senza fissarsi troppo sulle pratiche
questa è una buona cosa se ti interessa, insomma. Grazie infinite Mauro, grazie mille. Grazie. Posso fare ancora una domanda, Mauro? Anche due, visto che c'è parecchio silenzio, quindi va bene, sì. Approfitto nel senso buono. No, volevo sapere una tua opinione in merito a questo. Un po' nel mondo New Age, diciamo, no? Ma forse anche un po' nella tradizione buddista. C'è molto l'idea che la vita ti debba dare delle lezioni, no? Grazie alle quali tu integri i tuoi lati ombra, eccetera, no? E quindi ti accadono delle situazioni che la vita ti porta a vivere affinché tu veda delle parti di te che non vuoi vedere, che non sei in grado di vedere, eccetera. Ora, nei libri di non dualità che ho letto anch'io, nessuno parla di queste, fra virgolette, lezioni di vita, cioè le cose accadono, attraverso l'esperienza le viviamo, le interpretiamo, le sentiamo, ma il mio dubbio è se per essere ciò che siamo non dobbiamo diventare niente, che lezioni dobbiamo imparare dalla vita se la vita comunque è un dispiegarsi misterioso e, fra virgolette, senza senso? Questa è la domanda. Grazie. Allora, un po' ricolleghiamo alla prima domanda che mi avevi fatto in questo senso, cioè dipende dal livello, il senso e il non senso. A livello del nostro corpo-mente, cioè del film, ha molto senso quello che succede, no? Cioè voglio dire, per esempio, se io vedo che tutti i santi giorni litigo con il mio partner, no? Mia moglie, mio marito, eccetera, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché io soffro, non sto bene. Non sto bene che tutti i giorni, quando torno a casa, dobbiamo litigare. Oppure se io, per esempio, ogni rapporto, no? C'era un psicanalista che scriveva di un suo amico che a un certo punto, ogni volta che si metteva con una donna, la trovava poi alla fin fine, che ne so, invadente, manipolatoria, eccetera, e la lasciava. E siccome tutte le donne che lui incontrava si rivelavano dopo qualche mese che ci stava insieme invadente e manipolatoria, questo alla fine conclude che tutte le donne sono invadenti e manipolatorie. Notava giustamente lo psicanalista, dice, questo è un modo ovviamente di difendersi e di evitare la domanda: ma perché io mi vado a scegliere rapporti dove la mia partner diventa manipolatoria? Magari perché tua madre nel passato era così. In questo senso le lezioni di vita ci sono, cioè ogni volta che io mi scontro con lo stesso muro, ogni volta che mi accorgo che nella mia vita certe cose, esperienze che mi bloccano, che si ripetono, sempre le stesse, sempre allo stesso modo, le prime volte posso pensare che è un caso che mi è capitato quella persona lì, che mi è capitata quell'esperienza lì, che per esempio una donna si mette con un uomo che la maltratta, no? Poi lo lascia e poi ne trova uno dolcissimo e dopo un po' viene maltrattata e poi dopo un po' viene maltrattata. Allora è chiaro, qui dice, ma il discorso della violenza sulle... No, non sto parlando di questo, sto parlando del fatto che probabilmente c'è un pattern per cui quella persona in particolare si va a scegliere qualcuno che la maltratta, come un'altra si può scegliere qualcuno che si sottomette, eccetera. Allora, siccome invece il rapporto è più ricco di così, più creativo, se è un rapporto non patologico, eccetera, allora noi quando scopriamo che nella vita noi ci troviamo apparentemente per caso, sempre in situazioni che poi ci fanno del male, prima o poi dobbiamo chiederci se la vita non ci sta dando una lezione, cioè ci sta
facendo sbattere sempre sullo stesso muro fino a che non impariamo qualcosa del nostro comportamento, delle nostre scelte. Dopodiché, una volta che abbiamo imparato, scompare quel muro e andiamo a sbattere a quello dopo, perché nella vita c'è sempre da imparare. Le interpretazioni che vengono date a questo meccanismo, che mi sembra abbastanza naturale e normale, cioè che nel momento in cui noi abbiamo dei malfunzionamenti nella psiche, questi malfunzionamenti seguono un pattern che si ripete. Freud l'ha chiamato, la nevrosi l'ha chiamata coazione a ripetere, cioè noi siamo obbligati a ripetere nelle nostre azioni tutto ciò di cui non riusciamo a essere coscienti. Lui diceva che non riusciamo a ricordare perché si riferisce, qui è la seconda tua domanda, a cose, traumi rimossi. Quindi se noi non facciamo i conti, se io non faccio i conti col fatto che mia madre era invadente e possessiva, io posso essere diventato adulto, mia madre può essere morta da 10 anni, da 20 anni, ma la mia immagine del femminile sarà, diciamo, plasmata su quello, per cui inconsciamente io mi andrò a trovare delle donne che in rapporto a me finiranno per essere invadenti e possessive come mia madre. Perché quel problema non l'ho risolto con mia madre e allora la mia psiche me lo ripete fino a che non ne prendo coscienza, capisco che è una dinamica interna mia, capisco tutto il perché, il per come, e a quel punto ne sono libero. E allora vado avanti. Quindi da questo punto di vista, poi l'interpretazione che viene data in questo caso è causale, cioè la psicoanalisi, il buddismo quando parla di karma, eccetera, ti dice tu vai a sbattere in questi muri e devi imparare queste lezioni perché il passato ti condiziona. Invece ci sono altre interpretazioni, spesso nella New Age, che non sono causalistiche ma finalistiche e ti dicono la vita ti pone, diciamo, ti fa sbattere nel muro perché ti insegna delle cose, perché c'è un principio superiore che si prende cura di te. Quindi è qualcosa che ti indirizza verso un roseo futuro grazie a queste lezioni, perché c'è questa cosa. Quindi abbiamo una visione causalistica, un'interpretazione causalistica che riguarda il passato, i condizionamenti del passato, abbiamo una visione finalistica che invece riguarda l'arrivare a un futuro grazie all'intervento di un principio superiore. Certamente possono essere utili tutte e due, ma sono interpretazioni di quello che succede, come dicevi tu. È un po' come vedere qualcosa nelle macchie Rorschach, quello che è importante non è la macchia d'inchiostro che sta davanti, è quello che ci vedi, come lo vedi e che cosa ti dice di te. E quindi da questo punto di vista, ecco, però tutto questo, come dal punto di vista di ciò che noi siamo nel profondo, oltre l'io separato, è del tutto irrilevante, cioè nel senso che sono onde del mare, appunto, che possono essere belle, brutte, paurose, gioiose, spumeggianti. Vabbè, va bene tutto, cioè anzi, tu hai parlato di un bilanciamento, no? Le luci e le ombre si bilanciano, può essere visto da un punto di vista quasi estetico tutto questo. Però dal punto di vista del corpo-mente è molto importante per un corpo-mente stare bene e non star male, ed è del tutto naturale che cerchi di risolvere certi problemi e di non cacciarsi sempre nello stesso schema, insomma. Non so se è quello che... Sì, beh, la chiarezza interpretativa è proprio dal livello da cui si guarda, no? A livello corpo-mente, il film in cui vivo, cerco di vivere nel migliore dei modi, sapendo che comunque nel profondo sono altro. E che quindi comunque sia, sì, va bene.
Ecco, esatto. Quando si dice tutto va bene, dice vabbè, ma come, io sto male? Eh sì, stai male e cerchi di fare quello che puoi, ma poi se tu non ci sei veramente, le cose accadono da sé, allora Certo. tutto va bene. C'è un racconto zen che appunto in questo senso di non dualità, che molti non capiscono, ma perché c'è dietro tutto questo discorso, è uno che va dal macellaio e dice al macellaio vorrei 1 chilo di carne, ma dammela buona. E il macellaio dice guarda, tutta è buona. E quello raggiunge il risveglio. È raccontato in un'antica raccolta di cose zen. Tutto è buono. Sì. Grazie. Anche il fatto che se le cose mi vanno male, io mi incavolo pure a uno che mi dice che tutto è buono e dico ma manco per niente, è buono pure quello. Posso? Certo, come no. Io più che una domanda volevo darti una risposta, nel senso che tu all'inizio hai chiesto di interrogarci sul perché siamo qui stasera, no? E me la sono posta la domanda e devo dirti che in realtà è una domanda che mi ero già posto più volte e non solo in riferimento all'essere qui stasera. Cioè, dopo tanti anni di letture, meditazione, esperienze, io ho un po' come la sensazione di essere arrivato a livello intellettuale, a livello intellettivo, un po' al capolinea, un po' a fine corsa. E devo dire che di fronte a un certo disorientamento, alla fine mi sembra di provare un certo conforto, un certo stimolo nel mettere in pratica quell'atteggiamento che Krishnamurti invoca tantissimo nei suoi libri, che è quello di, come dire, porsi di fronte alla vita cercando di fare il meno possibile uso del commento, cioè cercare di non essere i cronisti di tutto ciò che ci accade. E devo dire che questa cosa è appagante, dà l'illusione di fare un passo avanti, anche se, come ha detto Rosella, io non ho sinceramente avuto esperienze che mi possano dire di aver fatto chissà quali passi, anche se mi hai dato una risposta, hai dato una risposta molto interessante, cioè anche la comprensione, perché in effetti leggere per esempio un libro a distanza di 20 anni e scoprire che è un altro libro è qualcosa che è significativo. Quindi anche la comprensione che tu hai definito essere un po' il riflesso della chiarezza sulla mente mi ha fatto molto piacere sentirtelo dire, perché mi ha dato il conforto di non essere veramente da fronte a un muro di gomma. E quindi queste due cose, da un lato la comprensione per i limiti che ha, ma anche per i passi che può fare, è un aspetto positivo. E quindi io sono qui stasera, come sono in generale di fronte alla vita, con quell'atteggiamento che trovo molto positivo e che più persone hanno scritto nei loro libri, cioè quello di porsi di fronte ai libri, alle parole, alle tue stesse parole, un po' come quando io in una giornata autunnale primaverile ho piacere di mettermi al sole e godermi quel caldo. Tutto lì è piacevole e forse anche qualcosa in più che è piacevole. È come dire, è un apprendimento senza bisogno del concetto, della parola, ma io lo sento quel caldo, non ho bisogno di definirlo, ma lo sento. È un po' la stessa cosa che mi accade a volte riprendendo in mano un libro, letto magari 2 volte, 3 volte, di dire, oh, guarda qua, questa cosa qui non mi era mai scaldato e adesso mi scalda. E questa è un po' la risposta al perché io sono qui stasera. Ti ho inseguito tante volte, ma poi non sono mai riuscito. Grazie alla pandemia ho scoperto questa cosa bellissima di boom e tutto diventa più facile, e quindi ti ringrazio per queste opportunità che ci dai, che sono delle belle vampate di calore, a volte tiepido, a volte più caldo, ma insomma piacevole. Grazie mille. No, grazie a te di questo tuo contributo, perché in effetti io mi è capitato altre volte di chiedere nei gruppi in presenza prima della pandemia, eccetera, no? E di cominciare chiedendo perché siamo qui, che cosa avviene, perché in realtà, come hai detto tu giustamente, nel tempo le risposte cambiano ed sono sempre comunque risposte interessanti, importanti per chiarificare, no? Quello che è la propria presenza. E poi anche
quest'altra cosa che hai detto, cioè io a volte mi piace usare la parola risonanza, cioè noi evidentemente in questi incontri comunichiamo con parole e concetti, ovviamente, cioè comunichiamo così, ma qui come altrove non succede solo questo. Le parole e i concetti sono come un gioco. Ecco, è come quando uno gioca. Allora, tu giochi, il gioco può andare in un modo, in un altro, ma dietro tu hai ti diverti, no, nel gioco. E divertirti non è il gioco. Il gioco è seguire quella regola, vincere o perdere, che ne so. Poi c'è questo divertimento nel gioco. Ecco, qui più che divertimento, io amo parlare di una risonanza, qualcosa di che riguarda più una danza di energia, che non se ne può avere esperienza, come tu hai detto giustamente, definita, se non però di sentirla. E questa danza di energia che di per sé è un'espressione estremamente vaga, proprio perché cerchiamo con le parole di indicare qualcosa che può essere sentito ma non pensato o conosciuto, ma questa danza di energia è tutto quello che c'è, è tutto quello che c'è e c'è sempre. Allora, a volte diventa più evidente, come dici tu, a volte per niente, chi se ne importa? Cioè, però quando è evidente, può venir su l'evidenza del fatto che è tutto qui, è tutto qui. Questa danza di energia è tutto quello che c'è e che c'è sempre stato e che noi siamo. Questo detto in parole, detto non in parole, lo potremmo chiamare appunto divertimento. Se posso aggiungere una cosa, io il precedente incontro l'ho visto registrato perché non potevo esserci quella sera. Io ho visto che qualcuno ti spingeva, cioè si è parlato, definiamolo, delle piccole illuminazioni, di quegli episodi nella vita che ognuno di noi attribuisce a non meglio definite esperienze, no? E tu hai detto una cosa in cui mi ritrovo molto, che mi è piaciuto sentire, cioè il fatto che io stesso mi sveglio al mattino e devo dire, vabbè, ho avuto una vita appagante, sono in pensione, sto bene di salute, non ho bisogni particolari, e la mia mente assassina e vigliacca ogni tanto dice: sì, bravo, adesso stai bene, ma guarda che domani ti svegli, ti arriva la mazzata, tuo figlio adesso sta bene, ma chissà cosa gli può succedere. E devo dire che in realtà questo gioco della mente ti fa proprio capire che è qualcun altro che sta facendo questo gioco, non so come dire, è un meccanismo che si contrappone a quella tua sensazione fisica, non intellettuale, di dire: vabbè, io sto bene, sono felice. Cos'è la felicità? Deve per forza succedere il Big Bang perché io possa dire che ho raggiunto qualcosa? No, questo appagamento della normalità, della semplicità, io lo trovo già qualcosa. Ed è proprio il fatto che la mente reagisca in modo molto sibillino, come dire, in qualche modo mi convince del fatto che questa normalità sia qualcosa che forse è un po' più che normale. Non so se coincide con quello che tu avevi detto la volta scorsa quando avevi parlato di questo tuo atteggiamento e della tua mente che in qualche modo rispondeva in quel modo a quella situazione. Assolutamente sì, era proprio questo, è proprio questo. Mi viene in mente appunto anche qui, sempre nella tradizione Chan cinese, che quando un allievo chiede al maestro che cos'è l'illuminazione, quello dice la mente ordinaria, cioè è questa. Quando dicevo il gioco la danza dell'energia è questo, tutto questo, è tutto questo qui, è tutto quello che c'è ed è completo e infinito. E allora poi dov'è lo straordinario? Dov'è l'ordinario? E a volte lo straordinario diventa una prigione, perché ti sembra che se tu non hai un'esperienza straordinaria, allora voglia la strada da fare, no?
Ma noi arriviamo ad ogni passo, comunque sia la strada, ordinaria o straordinaria. Grazie. Grazie a te. Posso chiedere una cosa? Prego. Ok. Volevo sapere, se è possibile, come ci si avventura nell'ignoto. Beh, intanto, se potessi meglio parlare di questo ignoto, che cosa pensi, cioè che cosa ti viene in mente, e anche dell'idea di avventurarsi nell'ignoto. Che cosa ti viene in mente a proposito di questa espressione? Quello che è la fonte. L'origine è quando Ramana Maharshi dice: fatti la domanda chi sono io. E quindi perché se mi faccio semplicemente la domanda chi sono io, e anziché guardare verso il fenomeno provo a, diciamo, girare lo sguardo, sì, e risalire all'origine del pensiero, ovviamente non posso trovare una risposta, perché non c'è la risposta, perché io sono colui che cerca. Però appunto, se non riesco a stare nella domanda, cosa posso... Cioè, è vero che non devo fare qualche cosa, perché più faccio qualche cosa, più mi convinco di essere un io separato che deve fare qualche cosa. Allora cosa non devo fare? Ma usciamo un attimo dal devo fare, che cosa devo fare e che cosa non devo fare, e vediamo un attimo com'è la nostra esperienza, no? Allora, nella nostra esperienza, io ci sono. Questa è la domanda, secondo me, chi sono io, può essere aiutata molto di più dalla domanda io ci sono? Ci sei tu adesso? Da dove viene la certezza che ci sei? Perché quella non è un'esperienza definibile, non la puoi osservare col pensiero, perché? Perché nel momento che tu osservi, tu prima ci sei. Qualsiasi cosa tu possa fare o non fare, per farla o non farla, ci devi già essere come sorgente. La tua presenza è la condizione primaria perché tutto il resto possa mostrarsi. E quindi quando tu ti chiedi ci sono, e aspetti che questa certezza, sì, questa certezza da dove viene? Viene dall'ignoto, da quell'ignoto che sei tu. Ogni volta. Quindi, sai, un conto è il discorso delle pratiche, no? Praticare per raggiungere, e questo spesso viene detto, appunto, è inutile dal punto di vista perché non siamo un io separato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando tu ti chiedi io in questo momento ci sono, e sono sicura che ci sono, e viene sull'evidenza della tua presenza, questa presenza dove appare tutto, va bene? Questa non è una pratica, lo puoi fare 100 volte, e non è che la 100ª sei diventata più brava, capito? A volte viene, a volte non viene, quello che vuoi, ma non è che se la fai spesso viene di più. Ogni volta è
un esperimento, un atto unico in cui tu contatti questa presenza. In qualche modo la nostra mente è abituata a mettere l'attenzione su qualcosa e quindi si pone qualcosa di fronte nella nostra esperienza, no? Io spesso faccio l'esempio che la nostra esperienza si potrebbe anche descrivere con la frase io sono questo, nel senso che io sono contento, sono scontento, sono perplesso, sono allegro, sono stanco, sono malato, sono vecchio, sono giovane, no? Allora, stanco, malato, vecchio, giovane, contento, scontento, sono il questo, io sono questo. Prima ci devi essere, io sono, e poi appare un questo con cui tu ti definisci. Allora, la nostra attenzione, che è abitata dalla coscienza, ma non è la coscienza, è un raggio stretto, diciamo così, viene costantemente ipnotizzata dal questo, cioè va sempre a guardare il questo. E perché? Perché per il corpo-mente è importante che questo sia star bene e non star male, essere intelligente e non stupido, essere sano e non malato, essere bello e non brutto e così via. Quindi siccome per il corpo-mente è così importante il questo, è anche per una questione di sopravvivenza dell'organismo che deve stare attento alle cose, l'attenzione va su questo e dimentica, non vede più, trascura io sono, cioè quel senso di presenza senza cui nessun questo può apparire, perché è solo perché ci sei tu che si apre l'orizzonte dei vari questo, quelli belli, quelli brutti. E allora non puoi, allora uno dice va bene, allora io invece di guardare il questo guardo la presenza e cerchi di ruotare di 180 gradi l'attenzione per andare lì, ed è un esperimento utile da fare. Quando dici chi sono io chi sono, da dove viene la domanda, quindi la domanda va cavalcata all'indietro, non posso trovare là davanti chi sono, devo andare a vedere da dove sorge la domanda, quindi ruoto di 180 gradi l'attenzione e cerco di andare lì. E questo è un esperimento utile, perché quello che succede è che tu, come hai detto, cioè non vedi niente, ma non vedere niente è un vedere l'ignoto. Che c'è in quel niente che non vedi? Che altro c'è? Capiti? Capisci? E allora non vedi niente, ok, non è un oggetto che puoi vedere, perché quella presenza, come fai l'attenzione a voltarla verso la sorgente da cui viene l'attenzione? È chiaro che quando la volti verso la sorgente, che succede all'attenzione? O la mente? Quando la mente, invece di andare negli oggetti, si volge e va verso la sorgente, che fa? Che gli succede alla mente? Lo dice Ramana Maharshi chiaramente. Quando la mente si volge verso fuori, appaiono gli oggetti, appare il mondo. Quando si volge verso la sua origine, scompare, svanisce tutto. E quello che resta è il mistero senza parole dell'ignoto che noi siamo. Quindi queste esperienze, questi esperimenti, chi sono io, ci sono, volgere l'attenzione verso la sorgente, ripeto, se non vengono vissuti come pratiche per raggiungere qualcosa, oppure se uno crede che a furia di ripeterli diventa più bravo e può arrivare a vedere chissà che, questo è un autoinganno, no? Ma quando accadono in maniera spontanea e naturale, si apre a volte qualcosa che riguarda la nostra presenza, questa misteriosa presenza che siamo, si apre qualcosa di imprevisto, ecco, e lo sentiamo,
è un sentire questo. Se tu ogni tanto prova a dire ci sono e aspetta di vedere l'evidenza di esserci come si manifesta, a volte è veramente qualcosa che scaturisce oltre il nostro io, da qua, da qua. Altre volte basta distogliere l'attenzione, sospenderla da questo, non neanche voltarsi verso la sorgente, ma semplicemente non lasciare che l'attenzione non vada a guardare il questo, ma rimanga come una nuvoletta sospesa. E io in un altro discorso passato, non so se ti è capitato di sentirlo, facevo l'esempio della finestra, no? Tu puoi guardare il panorama dalla finestra e vedere i tetti, le automobili, le persone, eccetera. Ecco, oppure puoi vedere la tua immagine riflessa sul vetro. O guardi attraverso il vetro, oltre il vetro, e vedi il panorama, o guardi, oppure ti può capitare di vedere la tua immagine riflessa sul vetro. Allora, immaginando che l'immagine riflessa sul vetro sia qualcosa che riguarda il tuo sé, mentre guardare il panorama sia la vita, eccetera, così, è chiaro che se tu fai delle pratiche meditative che ti dicono che per arrivare a vedere la tua immagine riflessa devi osservare sempre meglio le cose, stai andando nella direzione opposta, perché potrai andare nel dettaglio, vedere le singole tegole delle case, vedere come sono vestite le persone, i colori delle automobili, ma proprio perché la tua attenzione è sempre più concentrata sugli oggetti, diventa più difficile quel lasciare andare tutto quanto fino a che non compare la tua immagine riflessa sul vetro, perché la tua immagine riflessa sul vetro la vedi proprio quando non è più messo a fuoco le immagini che stanno oltre il vetro. E questo ci dice anche che quello che è il riflesso del nostro sé è molto più vicino a noi di tutto il mondo che crediamo di vedere. È talmente vicino che non lo vediamo. E allora, ecco, in questo senso è un non fare, ma il non fare, però, il non fare, se tu lo fai deliberatamente, non è un non fare. Però accade spesso, accade tutti i giorni, a tutti quanti. Ma siamo talmente poco abituati ad accorgercene che passa del tutto inosservato. Ma noi durante la giornata sono tantissimi momenti in cui non mettiamo più a fuoco e la nostra presenza si fa più vivida, però è come se non fossimo abituati a riconoscere e a dare peso a questo tipo di diverse esperienze, no? Così come quando sparisce la mente. Non so stasera perché mi vengono sempre in mente delle storielle zen, ma mi viene in mente che quando Bodhidharma, che sarebbe nella scuola cinese Chan, che è l'antenato dello zen giapponese, la scuola cinese Chan fu fondata, dicono, da questo mitico Bodhidharma, che era un indiano che andò a portare una forma di buddismo in Cina, che poi andò nel monastero di Shaolin, eccetera. Allora, si dice che siccome Bodhidharma stava lì a meditare, meditò un sacco di anni davanti a un muro, che ancora adesso in certe scuole zen si pratica volti verso il muro, e c'era uno che voleva il suo insegnamento, andava lì, lo supplicava di dirgli la verità, e Bodhidharma lo ignorava. Alla fine questo, pur di convincerlo e fargli vedere la sua determinazione, si tagliò un braccio e glielo buttò lì davanti. A questo punto Bodhidharma disse: vabbè, che vuoi, insomma. E allora questo dice: maestro, dice, la mia mente è piena di turbamento, è piena di agitazione, aiutami a pacificarla, a darle pace, dimmi come si fa. E allora Bodhidharma dice: va bene, mostrami la tua mente e io le darò pace.
Lui cercò e disse: maestro, adesso che me l'hai detto io la cerco, ma non la trovo da nessuna parte. E dopo di darmi, ecco, gli ho già dato pace. E quello fu il primo, diciamo, illuminato. Ci rimise un braccio, ma insomma. L'ignoto, avventurarsi nell'ignoto è quello che noi facciamo quotidianamente. Tutto questo è completamente ignoto. Così come quando noi conosciamo qualcosa e pensiamo conosco questo, in realtà il processo attraverso cui lo conosciamo ci è del tutto ignoto. Che ne sappiamo noi? Usiamo il pensiero per comprendere qualcosa, ma che ne sappiamo come nasce il pensiero? Con tutti i grandi progressi delle neuroscienze che fanno, descrivono in termini sperimentali, in termini concettuali, neuroni, sinapsi, eccetera, eccetera, cioè con altri linguaggi numerici sui voltaggi delle scariche, eccetera, qualcosa che però rimane completamente ignoto. Ogni descrizione non è mai quello che descrive. E il modo in cui sorgono queste descrizioni, il modo in cui pensano i neuroscienziati, il modo in cui il loro pensiero gli viene è del tutto ignoto. Quindi noi ci avventuriamo continuamente nell'ignoto. In realtà a volte ne abbiamo talmente paura che preferiamo pensare che siamo nel noto. Prima è stato menzionato Krishnamurti. Krishnamurti diceva: è come se la vita fosse un fiume. A volte, siccome scorre tutto, noi abbiamo paura di questo scorrere, ci dà un senso di grande incertezza. E allora cerchiamo una nicchia che ci dia sicurezza, che lui immagina come una piccola pozzetta di acqua stagnante a fianco del fiume, no? Quindi dice: fermiamo le acque e stiamo in un punto dove le acque sono ferme. Dice: però lì non c'è vita, i pesci guizzano nel fiume che scorre, non certo lì. Ecco, e quindi quando cerchiamo la sicurezza, la cerchiamo fermando le cose attraverso la mente, il pensiero, ma poi non la fermiamo in realtà, non le fermiamo perché la mente stessa scorre in continuazione, capisci? Non c'è un punto fermo. Il discorso che ho fatto un mese fa era tutto basato proprio su questo, che noi pensiamo di essere qualcosa di fermo che combatte contro un flusso del divenire e rischia di portarci via. In realtà non esiste nessun punto fermo, scorriamo noi con tutto il resto, più ignoto di così. Non sappiamo che cosa succederà fra un istante. Non sappiamo quale sarà il prossimo pensiero che ci verrà in mente. E allora questo non sapere, che la mente vive come la massima frustrazione. Quando la mente dice non so, vuol dire che le ha provate tutte, eppure non sa, nonostante tutto quello che ha fatto. Ecco, questo non sapere della mente nel cuore diventa l'apertura al mistero. E la risposta al mistero è la meraviglia. Il sentimento di risposta all'ignoto è la meraviglia. Che è la stessa cosa che proviamo davanti alla bellezza, no? Grazie. Va bene. No, perché in effetti le domande che magari all'inizio non ci sono vengono fuori ascoltando anche quelle degli altri. Comunque, su questo tutto ciò che c'è, questa energia, questa danza di energia, la cosa più difficile, forse per lì ho separato appunto di capire, è il fatto che non ci sia dietro una regia e che non abbia un senso. Perché dico, se non c'è qualcuno dietro, perché noi siamo abituati a questo Dio che crea, che fa, che dall'educazione che abbiamo ricevuto, quindi
pensa sempre che ci sia un regista, uno che ha voluto o qualcuno che decide che è quello che il sole che sorge. E l'alternativa, se non c'è una regia e non c'è un senso, è che sia tutto dovuto al caso, no? Il caso. Ecco, queste sono delle domande che ogni tanto anch'io mi faccio, che appunto sicuramente senza risposta, penso. Per la mente sicuramente non c'è risposta, però si può un po' esplorare meglio, la questione del senso, no? Perché in fondo la parola senso, quando diciamo senso unico, doppio senso, ha a che fare con una direzione. Il senso significa avere una direzione e da questo punto di vista, quando noi ci chiediamo un certo evento, un uomo che corre, che senso ha quello che stiamo vedendo? Qual è il significato? Perché? Sono tutti modi in cui noi ci interroghiamo sul senso di una cosa come un uomo che sta correndo. E allora, nel momento in cui noi diamo senso a tutto questo, lo possiamo fare in due modi. O attraverso la causa, anche Aristotele ha fatto così per parlare di Dio. La causa prima e il motore immobile, no? Il fine. Noi possiamo dare senso attraverso la causa, cioè l'uomo corre perché c'è una causa, cioè c'è un assassino che gli corre dietro e lo vuole uccidere. Oppure possiamo dare senso attraverso un fine, cioè quell'uomo sta correndo perché deve arrivare in tempo in ufficio, perché deve guadagnare per vivere. E allora c'è un fine che fa sì che quell'uomo corra. Quindi dal punto di vista temporale, se vuoi, noi possiamo vedere un evento specifico che per dargli senso dobbiamo o rapportarlo a un evento precedente, la causa, o rapportarlo a un altro evento futuro, cioè il fine. Quindi non sempre c'è bisogno di questo elemento temporale. Per esempio, se tu hai in mano una pietruzza azzurra e ti chiedi che senso abbia, lì per lì magari non riesci a trovarlo. Poi vedi che lì accanto per terra c'è il mosaico di un angelo e che quella pietruzza va esattamente bene nell'occhio dell'angelo ed è una parte dell'iride dell'occhio dell'angelo. In questo caso tu dai senso a una parte perché nel momento che la vedi in rapporto a un tutto che è il mosaico. Quindi il senso, il significato di qualcosa, di una parte della realtà, va bene? Di una parte del tutto, gli puoi dare senso soltanto nel momento in cui la riferisci e la metti in rapporto con altre parti. Riceve senso nel rapporto con le altre parti e piano piano nel quadro del tutto. Ma se tu ti chiedi che senso ha il tutto, non lo puoi mettere in rapporto con qualcos'altro rispetto al tutto. E quindi il tutto non può avere senso da questo punto di vista. È lui che però conferisce senso a tutte le sue parti. E quindi possiamo dire che la vita o il tutto non ha senso, ma è senso. E da questo punto di vista il movimento, che ha sempre senso, l'uomo che corre, eccetera, il movimento di parti della realtà per avere senso deve essere rapportato, no? Ogni volta che qualcosa si muove si può stabilire che si muove per una causa e anche per un fine a volte. Il tutto si muove
Beh, il tutto si muove sicuramente perché c'è tanto movimento qua giù, no? Il tutto si muove, ma dove va? Da nessuna parte. E allora, per esempio, alcune religioni indiane parlano del senso del tutto, del perché si muove il tutto, o il dio Shiva che rappresenta il tutto. Dice, perché si muove? Perché normalmente una parte si muove perché ha una causa o uno scopo, ma il tutto non ce l'ha, una causa o uno scopo perché non ha nient'altro oltre a lui, eppure si muove. E allora perché si muove? Qual è il suo... E allora quello che viene detto è che lo fa per lila, cioè è per gioco che si muove, è per gioco. E è interessante questa cosa perché in realtà il gioco, come anche il canto, la danza e la musica, e un'altra metafora è che il tutto danza, che il dio Shiva danza, sono tutte attività che non si fanno per uno scopo esterno a loro, ma si fanno per il gusto di farle. Quando io danzo e mi sposto dal punto A al punto B, non è che lo faccio perché devo raggiungere il punto B, cioè che la danza è raggiungere il punto B, come l'uomo che corre per raggiungere l'ufficio. È fin dal punto A che io gioco, che io mi diverto, che io danzo. E quindi la danza non ha uno scopo finale, così come non c'era il canto. Diceva Alan Watts, sarebbe tristissimo cantare allo scopo di arrivare il prima possibile alla fine della canzone. Cioè, quando cantiamo ci piace il canto finché cantiamo, la musica ci piace finché suoniamo. È interessante che in inglese giocare, suonare, cantare, cioè recitare si dice to play, si usa lo stesso termine. Ecco, quindi il simbolismo della metafora del gioco o della danza è molto profondo, perché indica l'unico movimento che non ha un senso al di fuori di sé, ma che viene fatto con gran piacere perché il senso è proprio quello del gioco, della danza, del canto. È molto più che avere un senso come ce l'ha una parte del tutto, insomma, ecco. Sì, grazie, molto chiaro. Mi viene in mente che anche Osho, che pur avendo fatto, mi pare, più di un centinaio di meditazioni, non so quante ne ha scritte, e diceva appunto che la meditazione non deve essere un lavoro, ma un gioco, cioè quindi non devo meditare per arrivare a... Quindi anche le cose, non so, spirituali, si può dire, dovrebbero essere un gioco. Assolutamente, secondo me questo è un punto fondamentale, perché il panorama della spiritualità è pieno di conventicole di persone che si raggruppano insieme e meditano, pensando che stanno facendo la cosa più importante del mondo e in un modo tetro e spesso pieno proprio di serietà nel senso rigido della parola. Cioè, non so, diceva Tony Parsons, dice, se io sto in cucina a bere un caffè e penso, adesso vado nella stanza di sopra a meditare per stare nella presenza, stai rimandando il fatto che mentre c'hai la tazza di caffè in mano sei nella presenza, perché devi aspettare di arrivare alla stanza di sopra? E nello stesso tempo, se ti va di meditare, e questo ti può andare solo se lo vivi come, tra virgolette, gioco, cioè come qualcosa che ti dà un'apertura, allora lo fai volentieri e lo fai, no? Ma se tu pensi che tu ti devi annoiare per un'ora a guardare il respiro, sforzandoti di stare fermo mentre vorresti fare 100 altre cose, perché poi dopo questo ti aiuterà a raggiungere chissà che, siamo nel secondo tipo della parola interesse, cioè quello della mente da commerciante dell'io. Ma allora io dico spesso che se viviamo meditare come un problema,
la vita ci pone già davanti tanti problemi normali che è del tutto assurdo andarcene a creare altri, cioè, oddio, io non riesco a meditare, io non valgo niente perché non riesco a meditare. No, non riesci a meditare, non meditare, la tua presenza si manifesta in 1000 altri modi. Invece se vedi che ti piace, lo fai, insomma, però lo devi fare appunto perché senti che ti fa sentire vivo, cioè appunto come il gioco, se non per ottenere, il gioco non vuole ottenere qualcosa al di fuori di sé. Se la meditazione la fai per ottenere qualcosa, non è più meditazione nel vero senso della parola. Lo dice Krishnamurti spessissimo, quando parla della meditazione come il dischiudersi di un fiore, punto, è una cosa naturale. Quindi quello che hai detto secondo me è molto importante. Il sorriso, ecco, una spiritualità senza sorriso non è per me una spiritualità, diventa spesso una galera. Grazie Mauro. Abbiamo ancora tempo per una domanda, se volete. Volevo, cioè quello che hai detto sulla la danza, no? Cioè che diciamo che la danza come fine a se stessa, che capisco totalmente. Ma stavo anche pensando poi a tutto quei sistemi, diciamo, spirituali o che definiscono un po' l'uno, la ricerca dell'uno come ricerca, cioè la vita come sperimentazione della dualità, cosa che a me, che è una cosa che io mi ci spesso, no, lo trovo difficile proprio di cercare di trovare il senso di questo, no? Cioè perché se una sorgente divina di energia, o come la vogliamo definire, crea una vita per sperimentare la dualità, e poi noi in questa vita cerchiamo appunto di non identificarci con una come dici te, con una coscienza, no? Con un senso di dualità, ma invece di ritornare a una sorgente, di ritornare a uno stato essenzialmente di pace, non so come per me, no? E di non dualità. Che senso ha, no? Cioè, in un certo senso, sto ripetendo senso, però è una cosa difficile, chiaro, da comprendere, no, per la nostra mente, ma diciamo quello che hai detto un po', cioè mi chiedevo come quest'altra visione, no? Cioè cosa ne pensi? Dunque, intanto diciamo qualcosa prima su questo sperimentare la dualità. Ecco, la dualità non è una realtà, è un'interpretazione della realtà. Cioè, per usare la metafora del foglio di carta di prima, è 2 più 2 uguale a 7, non è 2 più 2 uguale a 4. Cioè, nella realtà non esiste la dualità. Esistono gli opposti, cioè esiste il caldo, il freddo, il piacere, il dolore, cioè queste cose esistono e in qualche modo si alternano, sono interdipendenti, non esiste l'una se non l'altra. Se tu non hai una sensibilità non puoi sentire il dolore, ma non puoi sentire neanche il piacere e così via, no? Quindi diciamo che c'è una grande varietà di esperienze, eccetera, che si manifesta, alcune piacevoli, altre spiacevoli, e in questa grande varietà di esperienza, di cose che vediamo, di esseri, eccetera, c'è un'enorme quantità di differenze
Ma quello che non c'è è che non c'è nessuna separazione. Questo è il punto. Cioè l'universo appare come una fantasmagoria di differenze infinite senza una separazione reale. La dualità nasce soltanto in una mente che ha sviluppato i concetti, i pensieri, l'idea di concetti opposti, eccetera, e che a un certo punto si convince che noi viviamo in un universo fatto di entità separate e che noi siamo una di queste entità identificata col corpo-mente. Ecco, allora qui nasce la dualità, quindi non nasce dagli opposti, cioè non nasce ed è quindi una aggiunta che noi facciamo alla nostra coscienza quando il bambino nasce all'inizio. È cosciente ovviamente, no? Cioè è bello sveglio il bambino piccolo quando nasce, però nella sua coscienza non si sono ancora formate quelle strutture per cui comincia a vivere io come un corpo-mente separato da un altro. Non si è ancora formata la struttura io-altro, anzi le prime differenze che vengono fatte sono fra quello che è piacevole e quello che è spiacevole, non certo fra me e mamma o me. Quello nasce molto dopo, piano piano si sviluppa. Finché non si sviluppa questa separazione fra me e il resto dell'universo, solo contro tutto l'universo, finché non si sviluppa questo, la coscienza è una ed coincide con la realtà. Per il bambino che non ha un io, lui è i suoni, gli odori, i colori e anche i pensieri e anche le sensazioni fisiche e anche il piacere e anche il dolore, quindi ride se sta bene, piange se gli crescono i denti o se c'ha freddo, ma al di sotto però c'è questa unità completa che è quello che io chiamo, il cui profumo è la felicità. Quindi in qualche modo questa completezza che è la felicità non ha a che fare col piacere e il dolore. Il piacere e il dolore si alternano, quindi il bambino ride e piange, certo, ma su una base in cui lui è tutto, lui è la completezza, senza neanche doverlo pensare, lo è e basta. Poi a un certo punto nasce l'io, eccetera, eccetera, e così nasce la dualità, che è, ripeto, un'aggiunta, cioè non è che noi quando viviamo nella dualità abbiamo perso la non dualità. Noi siamo sempre la non dualità in cui appare anche l'idea illusoria della dualità, di essere separati. E ogni tanto questa separazione se ne va quando andiamo a dormire nel sonno profondo senza sogni, se ne va quando facciamo l'amore con qualcuno e all'improvviso non sappiamo più dove finiamo noi e comincia l'altro, se ne va quotidianamente quando non pensiamo io e vediamo il cielo e lasciamo che il cielo sia noi, capisci? Quindi non è che noi viviamo sempre nella dualità, si alternano queste cose. Ora, la domanda è: perché c'è comunque la dualità e tutta la sofferenza che quella crea? Ecco, io dico che sempre che la risposta breve è perché no? E la risposta lunga sul senso di tutto questo è semplicemente che, ma non è una risposta, te la dico come la mente può arrivare a pensare, è che la sorgente infinita dell'essere che noi siamo sarebbe limitata se non producesse anche la non dualità. Cioè quando c'è una creatività infinita, la creatività infinita deve essere luce e ombra, dualità e non dualità, piacere e dolore, perché altrimenti non sarebbe creatività infinita. L'infinito per essere completo, se vuoi, deve comprendere tutto. La perfezione, per essere veramente perfezione, deve contenere l'imperfezione. Ecco, quindi in qualche modo questo per esempio è un modo in cui viene spiegato a volte dagli Shivaiti questo fatto che Shiva è tutto,
e quindi Shiva è anche la danza della nascita e della morte, del piacere e del dolore, della vincita e della sconfitta. E questi opposti in qualche modo poi si vanno equilibrando. Però la non dualità è una parola che ha un opposto, che è la dualità, ma che fa finta di non averlo, nel senso che vuole dire qualcosa che comprende persino la dualità. Questo però appunto è così. L'unica cosa che possiamo dire è che le cose sono così. Scusa, non ti sento, devi riattivare il microfono. Sì, scusa. No, grazie. Sì, mi viene in mente un po', e non so se c'entra, forse c'entra, ma un sogno che ho avuto tanti anni fa, 30 anni fa o più, che in realtà non era un sogno, ma si è rivelato, cioè era una voce, no? Una voce che ho sentito, diciamo, in uno stato forse prima del risveglio, che ha detto questa frase che forse può essere anche banale, non so, all'apparenza, ma è sempre rimasta dentro di me. E la voce diceva: il punto d'incontro tra l'oscurità e la luce è il colore. E quindi mi viene in mente, cioè ho fatto un po' una connessione con quello che hai detto, ed è una frase che in realtà ho analizzato, ho cercato di capire anche un po', ma alla fine è una frase che secondo me ha importanza semplicemente per il fatto che è per quello che è, ecco, voglio dire, sono quelle, cioè, quelle esperienze che alla fine non è nemmeno importante capire in maniera troppo cognitiva, in un certo senso, non so come spiegare. Comunque, cioè, sono due opposti che a un certo punto diventano un terzo che non è né l'uno né l'altro, no? Ma è interessante. Sì. Grazie. Bene. Direi che se c'è qualcuno che vuole ancora fare qualche domanda lo può fare, altrimenti ci salutiamo. Bene, allora ringrazio come al solito Fabrizio, Olivia, che pazientemente dirigono questa difficile impresa di mettere insieme tutte le cose. Grazie della vostra partecipazione e delle vostre osservazioni. E comunque il buon Alessandro Pianelli da Senigallia, che poi mano a mano edita le registrazioni che facciamo e le mette sul suo sito, e quindi se qualcuno vuole andarsi a sentire qualche satsang passato, comprese le domande, le risposte, eccetera, c'ha questa cosa di sentirsi 2 ore nel sito. Credo che siamo arrivati alla soglia del decimo incontro registrato, ce ne stanno una decina, 9 o 10 adesso non mi ricordo, insomma. Quindi, e se no ci si vede nei prossimi incontri. Grazie e buona serata. Grazie Mauro. Grazie. Grazie.